Francesco, Bere Rosa 2025, direi che è il momento di parlare di vini rosati. Sì. Allora, i vini rosati stanno vivendo un momento un po' particolare. Da una parte c'è questa tendenza a ridurre il vino generico, nel senso il vino rosa finalmente sta focalizzando su denominazioni di origine, quindi identità. C'è una voglia di fare vini rosati sempre più interessanti, ovvero di progettare i vigneti per fare vino rosa, e questo secondo me è un fatto straordinario perché dà dignità al vino rosa. Dall'altra c'è un fenomeno curiosissimo, leggevo oggi i dati CQRF del 2024, che i vini rosati, spumanti e frizzanti per la prima volta hanno superato i vini fermi rosati. Quindi c'è anche nel vino rosa una tendenza a produrre sempre più spumante e frizzante. Io credo perché questo genere di vino comunque riesce ad arrivare più facilmente a un popolo giovane. Io non parlo dei 22 anni, 23 anni, perché come sempre nella storia non abbiamo bevuto neanche noi, ma lo spumante invece arriva ai 25 anni, 26 anni, 27 anni, più dei vini fermi, e il vino rosa sta focalizzando parecchio su questo. Però i vini rosa di territorio, dei grandi territori, Puglia, Garda, Abruzzo, quelli ci sono e ci saranno sempre e vanno a gonfie vele. Per fortuna che si riduce il vino banale. Senti, qualche domandina scomoda. La stagionalità è importante secondo te? No. Io racconto sempre di una mia esperienza in un'altra vita, il 2 gennaio 90, quando entravo in un ristorante a Parigi, a Champs-Élysées, e scioccato, ero molto più giovane, evidentemente mi offrirono a gennaio un calice di rosato. Ecco, io credo che per arrivare a quello ci vorranno ancora 20-25 anni in Italia, però stiamo iniziando a lavorare per questo. Quando dico stiamo iniziando, popolo dei consumatori, e credo che il messaggio che si debba dare è questo: 24 dicembre sera, che sia una sera in rosa, perché è l'abbinamento migliore che si possa fare con quelle grandi preparazioni che in tutte le case facciamo con il pesce. Un'altra domanda sempre un po' scomoda dal mio punto di vista: secondo te la componente estetica, di marketing, quanto incide sul rosato? Enormemente, lo dichiarano le bottiglie bianche, che io non amo perché sono molto pericolose, perché i raggi ultravioletti fanno male al vino, quindi finché la bottiglia è trasparente e poi ci metti quella brutta velina giallognola che li copre dai raggi ultravioletti, la proteggi, ma poi diventa brutta. Quindi è un gioco complicato, li devi proteggere, perché è chiaro che il rosa è bello, è il colore che a tutti piace, il colore della gioia, quindi io capisco l'aspetto, però posso dire una cosa: si sta andando su queste bottiglie per far vedere il colore, che sia chiaro che sia scuro, però il contenuto è migliorato tanto. Senti, a questo punto passo ai complimenti, perché adesso inquadrando qui intorno, cioè veramente c'è il pieno. Sì, c'è il pieno. Allora, io devo dire, questo evento è nato nel 2011, un anno non fu fatto, quindi 14ª edizione. Quando l'abbiamo fatto venivamo negli anni 2000 un'esperienza di 2 anni di guida dei vini rosa. Dopo 2 anni ho capito che era inutile fare una guida perché il mondo non sapeva cosa fosse il vino rosa. Facemmo questo evento pensando che non sarebbe venuto nessuno, e già il primo anno avemmo il pienone. Quindi secondo me c'è un tema su cui discutere, che è il passaggio successivo. Ristorazione e enoteche devono non aver paura, perché i vini rosa durano. Il problema è che il pubblico ancora non ha capito che non è solo un vino estivo, ma che si beve anche l'anno dopo serenamente. Per questo parlavo prima del 24 sera. Non si deve aver paura a conservarlo, dura. Oggi li fanno che si possono bere dopo 3 anni e sono meravigliosi. Anche quelli non da invecchiamento, poi se uno beve quelli da invecchiamento sono pochi, ma sono meravigliosi per 10 anni. Quindi ci aspettiamo un 2026 con una ulteriore evoluzione, forse di percezione. Di percezione sicuramente. Però io sono convinto che in un evento del genere portare vini rosati troppo complessi, siamo in estate, c'è voglia di leggerezza, il mondo non sta andando nella direzione che tutti vogliamo, quindi c'è voglia di leggerezza. Sarebbe bellissimo fare una sessione qui dei vini rosati da lungo invecchiamento, che magari attirerebbe soltanto un pubblico di veri appassionati, sarebbe molto bello. È un'idea che potrebbe essere interessante. Senti, e per quanto riguarda il colore, questa è una mia curiosità, perché i rosati che troviamo qui in Italia sono veramente i colori più disparati. Ci sono tutti i colori. Mentre i francesi hanno fatto una scelta, dal Vin de Sable,
Quella è una scelta di marketing, veramente quello è solo marketing. Pensi sia necessario anche per noi? No, secondo me no, perché diciamo che la tavolozza italiana rispecchia le uve. Se si vogliono fare vini troppo chiari, devi veramente maltrattare le uve. Certe uve che sono ipercariche di polifenoli, penso a Montepulciano, è un vitigno che scarica colore immediatamente, quindi si fa gran fatica per avere un vino chiaro, e per questo che è Cerasuolo, che è un rosa rubino quasi rosso, perché non si può fare diversamente. Se lo maltratti, se vuoi ottenere un vino molto chiaro con quell'uva, lo devi trattare in modo strano, e allora meglio avere la tradizione con il vino buono che qualcosa che scimmiotta quello che non possiamo fare. Ci sono le uve del nord, sul Garda sia bresciano che sul Garda veronese ci sono le uve adatte per fare vini meno colorati, e allora lì si fanno vini meno colorati perché vanno più di moda, ma perché c'è una piacevolezza diversa, c'è meno tannino. Il colore non deve essere la strada. Quindi un colore che segue il territorio, e a questo punto seguirà anche la gastronomia. Assolutamente. È chiaro che se tu c'è un vino rosa colorato, c'è una zuppa di pesce, vino rosa colorato tutta la vita, non vino rosso che forse copre, vino rosa colorato. Perché col vino rosa troppo chiaro è sicuro che non ce la fa, e questa è una bella domanda, perché è intuitivo, ma è la realtà dei fatti. Quando il vino è più colorato ha più capacità di abbinarci a un piatto un po' più strutturato e più importante. Se è più gentile si abbina a un crudo, a un piatto più elegante. Quindi il colore può essere anche la strada d'accesso per chiunque, anche se non è un esperto di vino. Grazie Francesco, Ciao, ci grazie vediamo alla prossima. Grazie.